Ciao a tutti carissimi amici e amiche di Cochacu, sono Don Nazareno, ormai inizio il mio quasi quarto anno, dico quasi perché il Covid ha impedito che gli anni fossero completi e viviamo anche noi purtroppo i problemi della guerra in Ucraina con l'aumento esorbitante dei prezzi delle materie prime. Meglio stendere un cosiddetto velo pietoso. A fianco a me c'è Lucien che dirige il collegio dei ragazzi che qui chiamano con un nome strano, lo chiamano con il nome internato, che però non vuol dire semplicemente che sono dei ragazzi interni, attenzione, quindi nessun riferimento a niente della storia, no, vuol dire collegio, quello che ne diciamo collegio, quindi convitto collegio. E adesso vedete Lucien, il direttore, ci sono dei ragazzi che giocano a pallone. Quindi cosa possiamo dire? Che intanto abbiamo realizzato che qui nella nostra casa ci sono 24 interni, quindi parliamo cioè di ragazzi che sono del nostro collegio, detto anche appunto internato, quindi quando sentite la parola internato non vi spaventate. Ora vi mostro, da quella parte là, vicino, come si appella? È la cucina. Questa è stata una delle opere realizzate appunto con le offerte dell'anno 2021-2022. Oltre alla cucina, ora adesso magari spostiamo un po' la telecamera e vi faccio vedere anche qualche altra cosa. Stop. C'est bon. Vi presento questo grande calciatore, Kaka Ewels, pubblicità occulta. Lui non è un semplice giocatore perché è la B. Come tu t'appelles? Felix. Sapete cosa vuol dire la B? La B è il diacono, quindi è il nostro, possiamo dire, viceparroco che è stato aggiunto qui a Cochacu quest'anno. Infatti vedete come gioca bene con i ragazzi. Io sono una schiappa a calcio, ma lui è molto bravo. Saranno la scusa degli occhiali, ma io non so giocare bene. E vi faccio vedere qui, ecco, la squadra di calcio che si è radunata mentre stiamo girando questo piccolo video. Ecco, questi sono alcuni dei ragazzi interni che fanno poi ovviamente le solite mosse. Però ecco questa struttura che è molto bella, vi faccio vedere anche i bagni, vado piano, ecco qui abbiamo anche degli studenti. Ecco, questa è l'altra struttura che è stata creata, sono i bagni, quindi in totale abbiamo 3 strutture, qui ci sono 10 docce e 10 toilette che servono appunto al collegio interno. E poi ovviamente ci sono le stanze con i letti a castello che tra poco vi mostrerò. E queste sono le opere materiali, poi ci sono tante opere che non si vedono e sono soprattutto quelle degli studenti di cui tra poco vi parlo. Le stanze, eccoli qua. E le stanze sono fatte da 4. Ah, beh, c'è qualcuno qua, vieni. Ecco, abbiamo qualcuno. Come tu t'appelles? Prudenzio, pensate, è uno del. Diciamo che corrisponde un po' alla terza, quarta media, diciamo così. Ecco le stanze con 4 letti a castello ciascuna, abbiamo 3 stanze così. Questa è un'altra realizzazione sempre di questo pacchetto, diciamo, di offerte che grazie alla vostra bontà ci è arrivato, ed è no, scusate, questo non è il refettorio, bensì la stanza degli studi. Era un vecchio garage che abbiamo ripristinato a partire dalle mattonelle che sono state messe, le carru, ecco il soffitto eccetera. Qui i ragazzi studiano e abbiamo fornito anche una biblioteca con i libri, diciamo, per consultazione, perché dovete sapere che qui i ragazzi non hanno i libri ciascuno, magari avessero, allora con un po' di offerte io l'anno scorso ti dico io perché sono andato a fare la festa, ma siamo insieme a voi, siamo riusciti a comprare un po' di libri che servono appunto per lo studio. Cerchiamo di vedere anche dei film, abbiamo un videoproiettore, tra l'altro ultimamente questo videoproiettore ci sta un po' salutando, quindi dobbiamo provvedere a prenderne un altro, ed è questa stanza.
Adesso andiamo direttamente nel refettorio. Questa è la cucina a 4 fuochi. 1, 2, 3, 4. E perché i fuochi, adesso lo scopriamo. Noi a volte perdiamo un po' il senso delle parole, ma i fuochi è inteso in questo senso, ecco, 4 fuochi. 1, 2, 3, 4, di cui c'è uno bello acceso. E anche questa, appunto, come vi ho spiegato già prima, è stata una realizzazione. Ovviamente c'era bisogno dell'acqua e quindi abbiamo dovuto anche montare un castello d'acqua per l'acqua dei ragazzi, oltre ad aver creato anche 2 stanze per gli ospiti e creato un magazzino per lo stoccaggio del mais, qui necessarissimo. Tra l'altro il mais è salito di prezzo enormemente, questo ha fatto schizzare tutto il resto, a parte che il petrolio qui ormai costa un occhio della fronte. Calcolate che lo stipendio medio è 80 euro e per fare un pieno ce ne vogliono 40 e come fa una famiglia veramente? E adesso Lucien vi mostrerà il refettorio. Lucien, nous allons Ici, c'est le réfectoire. le refectoire, ça veut dire refettorio. Bon, lavaggio mani, prima di... abbiamo un po' di problema con la corrente, abbiamo un flash, vediamo un po', ok, perché anche sulla corrente, non si vede molto, mi dispiace, ma sappiate che in questa stanza, puoi aprire le finestre? Aprite le finestre, si può aprire le finestre? Un attimo di pazienza, siamo live, apriamo le finestre. Ecco qua, allora abbiamo riottenuto la corrente. Abbiamo anche un generatore che abbiamo ripristinato, tra l'altro abbiamo avuto un piccolo incendio l'anno scorso, ma vabbè, sono problemi. Ecco, questo è il refettorio che serve appunto ai ragazzi, e qui hanno il lavandino, ovviamente per lavarsi. Ecco, c'è qualcuno che già ne approfitta e fa bene, perché l'igiene è sempre al primo posto. Ecco una delle cucinieri, Lucia, che ha appena portato il mais a macinarlo al nostro mulino, perché abbiamo aperto un piccolo mulino qui a fianco proprio per macinare il mais, con cui si farà la farina per mangiare, per cucinare. Ecco qua, lo vanno a depositare nel magazzino. On va al magazzino. Entriamo nel magazzino, questo è il regno delle nostre cuciniere, delle nostre donne. Luce, lumiere. Voilà. Ecco qua, ecco i nostri sacchi di mais ben stoccati che servono all'alimentazione dei ragazzi. Anche questi sono vostra donazione di tanti amici e amiche. Ecco, qui abbiamo lo stoccaggio di altre cose che sono sempre necessarie per... Dai che via. Ovviamente non manca l'allegria in questa casa, è necessario anche essere sempre allegri. E abbiamo anche un cane che si chiama Simba, insomma, in onore del Re Leone. Simba! Simba! È un cane molto buono, ma abbaia a chi viene da fuori. No, scherzo. Per la sicurezza sempre del nostro collegio è stata creata questa gabbiotta per il guardiano, ecco, quindi diciamo che abbiamo un guardiano di giorno e di notte proprio per la security di tutti quanti. E ora vi do la panoramica di tutto il complesso. Qual è il sogno? Vedete qui trovate degli spazi ben aperti. Ecco, questo sarebbe bello che diventasse un vero centro giovanile, perché non sono solo gli interni a venire a giocare, ma anche tanti, diciamo, ragazzi e ragazze di Cocecu. Quindi il sogno, diciamolo, buttiamolo come sogno, è fare dei campi, un campo di basket, creare un vero campo di calcetto. Tra l'altro i nostri ragazzi, molti non hanno neanche le scarpe da calcio, quindi vedete giocano a piedi nudi e non sto dicendo, ecco, il pallone ora è andato fuori, ma non vi dico bugie perché è tutto visibile, live, giocano davvero a piedi nudi. Ecco, sarebbe bello un bel campo di calcetto qua, un campo di basket, un campo di boccia, un campo di pallavolo oppure da tennis. Ecco, lo sport che
che attira veramente quelli di questo villaggio principale di Kosaku. I ragazzi del collegio vengono soprattutto dai villaggi lontani, alcuni anche 34 km, 35, ma forse anche qualcosa in più. Per esempio c'era un ragazzo l'anno scorso che veniva da un villaggio a 42 km. Intanto inizia a piovere, ma voglio mostrarvi l'ultimo pezzo, che è appunto il mulino, e corro anche io, spero che si senta tutto, a farvi vedere come viene macinato il mais. E siccome c'è molto rumore, ecco, vi avviso, vedrete quindi gente al lavoro che macina il mais anche per la gente del quartiere, cercando così di recuperare le spese di corrente e di tutto. Ecco la tramoggia, la bella signora incinta e dei ragazzi che sono appunto impiegati qui a lavorare per questo mulino che si trova proprio a fianco alla nostra casa. Ora vi mostro semplicemente l'ingresso e il maltempo. Sta piovendo, questa è una sola parte della missione, sarebbero da visitare altri 15 villaggi, da visitare il centro parrocchiale, da ripristinare, ma intanto ci affidiamo a voi. Ho dimenticato di presentarvi alcuni studenti. Ecco a voi qua uno degli studenti universitari, si chiama Grégoire, e ce ne sono 29 quest'anno che beneficiano delle adozioni a distanza, oltre a tutti i ragazzi e anche le bambine del collegio delle suore, che adesso ovviamente è un po' a distanza